چې دا مبارک دین اسلام چې کوم دین دی چې دا په دې باندې الله موږ مشرفه کړي یو په دې دین باندې دوی هم مشرفه سي الله پاک دین ته او د الله پاک کلام ته غاړه کښېږدي نو موږ دا پیغام دی ودې ته. In Afghanistan hanno deciso di come dire, applicare questa patch sulla divisa americana, una patch che simboleggia in realtà il nuovo governo talebano, come a dimostrare la superiorità rispetto a quello che fino a qualche anno fa era il nemico, quindi gli Stati Uniti. بازار د به چې دا نه وي وتلی ځکه چې زنانه د کور شی دی بېدیاته نه. Afghanistan is a very famous country. Japan is not a beautiful country because it's not Islam. The things which Taliban are doing, it's not in Quran, it's not even in Islam. Credo che quella di oggi sarà una giornata molto lunga, non solo perché Kabul è un labirinto di sguardi, ma soprattutto perché voglio provare ad avvicinarmi ad una realtà che sembrerebbe essere stata dimenticata da molti qui in Afghanistan. Una delle realtà probabilmente più complicate al mondo, se non la più complicata, che è quella delle donne. Ovviamente dovete sapere che avvicinarmi, approcciare una donna qui è qualcosa di impossibile, complicato e rischioso. Il mio obiettivo sicuramente non è quello di mettere in pericolo qualcuno. Per questo motivo voglio provare ad incontrare chi ha il desiderio di raccontare la sua storia, ma soprattutto di far emergere una realtà che molto spesso viene nascosta. In Afghanistan la vita delle donne è scandita da un sistema che limita profondamente libertà e opportunità. Già da anni soggetta a restrizioni nei movimenti, nell'accesso all'istruzione e nella partecipazione pubblica, con il ritorno dei talebani la situazione è precipitata. Oggi le donne vivono in un paese dove leggi e decreti sembrano voler cancellare la loro presenza dalla società. In molte zone non possono nemmeno accedere a parchi o piazze e lavorare è possibile solo in pochissimi settori, sempre a volto coperto. Così, giorno dopo giorno, le donne vengono escluse da ogni spazio della vita sociale e ogni gesto fuori dagli schemi può costare punizioni, intimidazioni o addirittura violenze. In realtà le leggi che riguardano le donne qui in Afghanistan sono così numerose che a volte anche elencarle tutte è quasi impossibile. Nel complesso però bisogna sapere che alcune di esse sono così complesse e contraddittorie che a volte gli stessi afghani fanno difficoltà a comprenderle del tutto. Per esempio, per quanto riguarda l'ambito medico-sanitario, oggi l'accesso all'università è vietato alle donne e quindi anche aspirare a diventare un giorno medico. Allo stesso modo però, per come stanno oggi le cose qui in Afghanistan, una donna non può essere visitata da un medico uomo, solo da un'altra donna. E quindi capite che questo è un problema, perché allora cosa succederà in futuro? Ma la condizione delle donne in Afghanistan non è sempre stata quella che vediamo oggi. Sì, perché negli anni 60 e 70 Kabul era una capitale in pieno fermento. Molte donne studiavano, lavoravano, uscivano liberamente o frequentavano l'università. Infatti, durante l'epoca dell'influenza sovietica furono introdotte riforme importanti che favorirono l'accesso all'istruzione femminile e una maggiore presenza delle donne nella vita pubblica. Oggi però quei tempi sembrano lontani e molte donne si trovano a dover lottare ogni giorno per i diritti che un tempo erano considerati normali. Il tema delle donne in Afghanistan non riguarda solo le donne. Le restrizioni imposte dal regime talebano hanno un impatto diretto anche sugli uomini, soprattutto su quelli sposati con donne di etnia diversa. Durante i nostri giorni a Kabul abbiamo incontrato un uomo che ha scelto di raccontarci in prima persona cosa significa vivere in queste condizioni. So being a husband in Afghanistan is so tough for those who knows the value of women. And nowadays I'm living in Kabul. It's too tough for me to go out with my wife because the Taliban stopped me in asked me many times that who is she? I told them that she's my wife. They said you have to prove it. I asked them that how can I prove it? They said this is your job, not my job. Even they just irritate us many times.
they separate us, they ask my wife that stuff to prove them that she's my wife. I'm trying to leave Afghanistan because I'm Pashtun and my wife is from another ethnicity. So even my family doesn't know about it. If they knew, then my life will be in danger. So I'm tired of this kind of traditional and culture. So that's why I have to leave and to live free. And I want to give a better life to my son and daughter. Quando si parla di diritti delle donne in Afghanistan è fondamentale tenere conto delle differenze etniche. L'Afghanistan è un paese molto variegato, con tante comunità diverse, ognuna con le proprie tradizioni e idee sul ruolo della donna nella società. I Pashtun, il gruppo etnico più numeroso del paese, da cui proviene anche la maggior parte dei talebani, hanno oggi un ruolo chiave nel definire queste regole. Per capire meglio questo punto di vista, vi riproponiamo le parole di un giovane Pashtun, già ascoltate nella prima parte del reportage, che ci aiutano a comprendere meglio come viene vissuto il ruolo della donna all'interno della sua comunità. چې دلته ولې دا بندیز نشته لیا څنګه چل دی دا خلک ولې بې احتیاطه وځي زه په دې مذهب له اوسه پورې نه یم پوه شوی دا څنګه چل دې ځای دغه ځای دا پرخ دلته ټول پښتانه دي دلته په پښتانه کم دي ټول پرسیوانان دي د ښځې بې احتیاطه وتلی شي زموږ بې احتیاطه نه شي همې پښتانه دي ټول او حساب دلته چې بل شانته دی زموږ بل شانته دی موږ پښتانه دي پوه شو دلته پښتو ډېره کمتره ده ډېره نشته ټولې زنانه بهر بازار ته وځي موږ بازار ته نه شي وتلی نور به زه د څه احساس دغه احساس مې دی شي کاش دلته هم دغه پښتو وایي پوه شي زموږ به رقم دی او په کورونو کې ناستې وایي بازار ته به یې چې دا نه وایي وتلی ځکه زنانه د کور شی دی بې احتیاطه نه. Come avete visto, questo ragazzo esprime una visione piuttosto rigida del ruolo delle donne oggi qui in Afghanistan, ma non giudicatelo perché la sua è una mentalità che riflette i valori tradizionali della sua comunità. Infatti bisogna sapere che alcune donne Pashtun tendono ad accettare più facilmente le limitazioni del nuovo governo talebano, ma perché? Perché queste in un certo senso già radicate all'interno del loro codice culturale, il Pashtuwali. Il contrario invece avviene per donne appartenenti ad altre etnie che essendo una minoranza purtroppo si ritrovano a dover sottostare alle leggi del nuovo governo. Ci spostiamo quindi in una zona della città dove la presenza femminile è più visibile, un quartiere a maggioranza Hazara, un'etnia storicamente emarginata ma conosciuta per l'apertura verso l'istruzione e i diritti delle donne. Qui, in modo del tutto inaspettato, incontriamo Zainab, una giovane ragazza afghana con un sogno grande quanto il suo coraggio, diventare architetto. Un sogno coltivato con passione e determinazione che è stata costretta a mettere da parte con l'arrivo del nuovo governo. So especially I want to talk about the situation nowadays related with Afghan women and girls, because as you know that it is very hard situation for Afghan girls and women nowadays because they are facing with different challenges and it is a hard time for them. As you know, in Afghanistan, if you're a girl, you could not study, you could not go to work, you could not do what you want, or even you could not go to a park or a pool. And this is all because the limitations that now we are facing with the new government in Afghanistan. And the situation in Afghanistan for women and girls now, it is like if you're a bird with wings, but you're in a cage. So the situation is like this. Actually, there is nothing for you and you think that you're not belonging to this place. But there is one thing about Afghan girls and women that they always will find the key of this cage, because I believe that the braveness of Afghan women and girls, it is actually more strongest than you think. If I could have a message to all the women around the world, I want to tell them one thing, that I know that you are facing with different challenges and you are struggling, but there is something in our blood, and I want to call it the feminine power, and it is something that makes us more stronger than every challenge that we are facing with. La determinazione di Zainab emerge con forza. Nelle sue parole
non c'è solo la fragilità di chi è stata privata di un diritto fondamentale, ma anche la lucidità di chi sa quanto l'istruzione possa cambiare il destino di una persona e forse anche quello di un intero paese. Un freno che non riguarda solo il suo futuro, ma quello di un'intera generazione di ragazze cresciute in un contesto dove studiare è diventato un atto proibito. Adesso stiamo per entrare in una delle poche uniche scuole private che garantisce l'istruzione alle donne qui a Kabul. Dovete sapere che in generale in Afghanistan la scuola pubblica è concessa alle donne, ma fino alla classe sesta, l'equivalente della prima media. Dopodiché l'unico modo per accedere all'istruzione è attraverso scuole private come queste, che però purtroppo non ricevono finanziamenti da parte dello Stato e quindi faticano molto spesso a sopravvivere. Per adesso entriamo a dargli un'occhiata. E una volta dentro vengo accolto da Hassan, un ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ricopre il ruolo di dirigente della scuola. Con l'orgoglio di chi ha scelto di restare e fare la sua parte, mi invita a seguirlo per un breve tour tra le classi. Ok, ci siamo. Sono dentro una delle aule della scuola. In questo momento qui non c'è nessuno perché non c'è lezione. E devo dire che al di là delle condizioni, non manca nulla per poter condurre una lezione normale. Ci sono le sedie, ci sono i banchi, c'è anche la lavagna dietro di me, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è questa tenda alle mie spalle, che serve a dividere l'aula in due parti. Questo perché qui in Afghanistan i ragazzi e le ragazze non possono seguire insieme, non possono condividere la stessa aula, però come mi spiegavano prima non ci sono insegnanti sufficienti per poter fare lezioni separate, quindi ragazzi e ragazze seguono insieme ma divisi da questa tenda. Girare tra i banchi di questa scuola è come attraversare una linea sottile tra ciò che è permesso e ciò che è negato. Quel separé, semplice ma significativo, parla di una necessità più grande, la divisione, che qui è parte di un sistema che ancora oggi influenza ogni aspetto della vita quotidiana. Decido quindi di incontrare chi ogni giorno vive questa realtà e provare a capire attraverso la sua voce cosa significa essere un insegnante in un luogo dove l'educazione non è solo un atto di insegnamento, ma un atto di resistenza e speranza. In Afghanistan, as all we know, that we have lots of limitation for women, but what caused me to become a teacher, it was my biggest wish to become a teacher, and I really tried with no father, with the bad economy, with the so hard situation that we had, but with lots of limitation, with lots of challenges, I could become a teacher, and right now I'm so pleased with my job. Afghanistan, so lovely country. The hopeless people, I wish them all happiness because they're so disappointed people, but again, they're so fighter. They can do the things that they want. As we can see that in this bad situation, they're going, they're not stopping, they're continuing. So I wish them all happiness. Le parole di questo insegnante sono semplici ma dense di significato. Parla del suo lavoro con calma, quasi con naturalezza. Ma dietro ogni frase si percepisce la complessità del contesto. Per questo mi chiedo, in un contesto dove le divisioni tra uomini e donne sono ancora profondamente radicate, come immaginano gli studenti un possibile cambiamento? Parlando con alcuni di loro, rimango colpito da ciò che a un certo punto condivide questo ragazzo. Le sue parole riescono a restituire meglio di qualsiasi analisi quanto il desiderio di evoluzione possa convivere con la realtà quotidiana. بله ما خوشحال هستیم به خاطر که با این خاطر که درس بخونیم با دخترها به خاطر که احساس خوب و قرآن آمده همچنان که خداوند گفته که اقرا بخون، نگفته که با کی باید مشخص نکرده که مرد بخونه یا زن، و زن همچنان حق داره که در تمام جامعه علم حق داشته باشه و ما میتونیم با مثلا پسرها و دخترها درس بخونه به خاطر که رقابت علمی می داشته باشن و درست درک میکنن درس. به طور مثال چه بعضی اشخاص و شاگردای نمیتونن درست درک کنن درس یک مرد، ولی با دخترها میتونه، ولی زن میتواند درست درک به شاگردا که خوب درس بخونن و خوب بفهمن درس را و این باید حق داده شود به زنها. همچنان در مکاتب فعلا اجازه ندارن که برن به مکتب، ولی باید دولت اجازه بده به خاطر که همگی
زنها همچنان باید در جامعه علم حق داشته باشن و خیلی رول مهم برای جامعه است. Mentre mi allontano da questo paese un pensiero mi accompagna. Che mondo sarebbe il nostro se la presenza delle donne venisse nascosta, oscurata o semplicemente dimenticata? Le donne sono il cuore pulsante delle famiglie. Sono madri, figlie, lavoratrici, insegnanti, artiste e leader. Sono l'energia che muove il cambiamento, la cura che tiene unito ciò che rischia di spezzarsi. Eppure in tanti angoli del mondo questa energia viene imprigionata, negata e ridotta al silenzio. È un richiamo a non dimenticare mai il valore di ogni donna, a difendere la loro libertà e a riconoscere che non può esserci un domani davvero giusto senza la loro voce.